Ciao, benvenuti o bentornati al Labor Interior. Io mi chiamo Edoardo e questo è il mio canale dedicato allo sviluppo della consapevolezza. In questo video voglio offrirvi una breve pratica per stimolare positivamente il sistema respiratorio. A questa pratica ho dato il nome di riequilibrio neurorespiratorio. Tra i maggiori benefici di questa pratica abbiamo la stimolazione, rieducazione ed armonizzazione dei muscoli respiratori. Può donare un senso di tranquillità allungando il respiro e migliorando la qualità del pensiero. Inoltre influisce positivamente sul movimento, nonché ossigenazione e respirazione cellulari, e può rappresentare un sostegno nella gestione del dolore. Può alleviare tensioni legate a fatica, stress, ansia e paura. Se vogliamo gestire, influenzare, infine essere autori del nostro stato interiore, divenendone quindi responsabili, è assolutamente fondamentale riconoscere che la nostra fisiologia psicologica è sottesa alla nostra fisiologia respiratoria. Pertanto, potremo osservare lievi smussamenti nel nostro comportamento, a favore di una più ampia armonia generale, nel frattempo che la qualità del nostro respiro migliora. Chi durante una pratica costante desidera avvalersi di uno strumento di rilevazione esterna dello stato di ossigenazione può utilizzare un pulsossimetro, ricordando però che la nostra sensibilità ha un valore fondamentale, in quanto è da essa che dipende la nostra reale autonomia come individui. Questa pratica, quindi, ha anche funzione di autovalutazione. Se la sua esecuzione dovesse risultare assolutamente impossibile o accompagnata da sintomi quali palpitazioni o mal di testa, è consigliabile sottoporsi alle dovute visite di accertamento. Se hai il naso tappato, puoi provare a fare una corsa o una camminata veloce sul posto, dai 30 ai 60 secondi, oppure puoi utilizzare uno spray con soluzione salina. Se avere il naso tappato rappresenta una condizione cronica e non l'hai già fatto, considera di intraprendere le dovute indagini. Una respirazione difficoltosa può sensibilmente condizionare lo stato psicofisico di una persona. Siedi per terra o su una sedia, con la schiena eretta ma non tesa. Puoi utilizzare supporti come uno schienale, ma lascia libero il capo. Posa dunque le mani sopra le cosce, facendo sì che i palmi siano rivolti verso l'alto. Puoi verificare in prima persona come un così piccolo dettaglio può effettivamente influenzare la pienezza del respiro. Per un'efficace riuscita della pratica, assicurati di non ricevere interruzioni fino alla fine. Vediamo insieme le poche ma ideali condizioni per eseguire questa pratica. Per poter apprezzare i dovuti adattamenti fisiologici, questa pratica viene eseguita una volta al giorno per 40 giorni. È preferibile essere a digiuno o almeno a stomaco vuoto. La pratica può essere ripetuta più volte al giorno, con una pausa di 2 ore tra una sessione e l'altra. Indipendentemente dal numero di volte che pratichiamo durante una giornata, è bene considerare ogni giorno di pratica come un solo giorno dei 40 giorni. I 40 giorni sono da considerarsi consecutivi. Se il ciclo si interrompe, è bene ricominciare ed è consigliabile praticare senza musica. Ti illustrerò adesso i dettagli della pratica. Segui il cerchio dorato con il tuo respiro. L'inizio della pratica sarà scandita da un suono. Quando il cerchio si allarga, prendi aria dal naso. Quando il cerchio si restringe, fai uscire l'aria dalla bocca. Quando il cerchio si ferma, anche il respiro si ferma. Respiro fermo in apnea inspiratoria. Respiro fermo in apnea espiratoria. Vediamo un esempio. Il cerchio si allarga, inspiro dal naso, attendo. Il cerchio si restringe, espiro dalla bocca, attendo. Il cerchio si allarga, l'aria entra, attendo. Il cerchio si restringe, l'aria esce, attendo. La pratica terminerà mantenendo un'ultima apnea. Si tratta di un'apnea espiratoria parziale. Questa sarà scandita da un suono e da una pulsazione. Espira dalla bocca
e fermati in apnea quando senti di essere a metà dalla tua espirazione completa. Se ti è possibile, prova a mantenere questa apnea per almeno 15 secondi. La presenza di un suono ti permette in questa fase di poter chiudere gli occhi. Sarà infatti presente un suono a 15, 30 e 60 secondi dall'inizio dell'apnea, ognuno di essi accompagnato da una pulsazione. Terminata l'apnea, puoi tornare a respirare naturalmente. Mantieni gli occhi chiusi e attendi finché frequenza cardiaca e respiratoria non si saranno normalizzate. Dopodiché, lentamente, puoi riaprire gli occhi. Osserviamo quindi un esempio di quest'ultima fase. Ad un certo punto sentirò un suono e vedrò una pulsazione. Espiro quindi metà dell'aria che sento di avere e, chiudendo gli occhi, rimango in apnea. Dopo 15 secondi, 30 secondi o un minuto, posso riprendere a respirare. La presenza di un suono mi permette di chiudere gli occhi e dedicarmi quindi ad un ascolto interiore. Terminata l'apnea, respiro naturalmente. Quando il mio battito cardiaco ed il mio respiro sono tornati normali, lentamente, molto lentamente, riapro gli occhi. Alcune note prima di iniziare. Se possibile, evita di raggiungere punti di tensione durante la respirazione. Se in ogni caso questi si presentano e persistono, puoi osservare come si modificano nel tempo. Respira silenziosamente. Non cercare di muovere la pancia durante la respirazione, semplicemente respira e basta. Non c'è problema se desideri interrompere la pratica perché c'è fatica, ma approfitta ed osserva se questa fatica è correlata o si presenta in modo specifico in alcuni giorni, in concomitanza di alcuni pensieri o di alcune emozioni. Se non trovi alcuna difficoltà mantenendo l'intero minuto di apnea finale, permettiti pure di andare oltre, ma torna a respirare se si presenta tensione. Per un'efficacia maggiore, si può considerare di combinare questa pratica con altre mostrate precedentemente. Una possibile combinazione, ad esempio, può essere iniziare con una o entrambe le pratiche di sensibilità cinestesica e finezza neuromuscolare. Inserire quindi quella di riequilibrio neurorespiratorio, per poi terminare con la pratica dell'attenzione rilassata. Questa combinazione, che richiede più o meno 20 minuti, se esercitata con costanza può avere un enorme potere trasformativo, in seno alla propria interiorità e di conseguenza alla realtà percepita. Iniziamo!